Si dice spesso che per avere un buon binocolo bisogna spendere almeno 1000 euro. Ma sarà davvero così, ragazzi? Oggi cercheremo di scoprirlo mettendo alla prova il nuovo Nikon Action 10x42, un classico binocolo a prismi di Porro che costa appena 149 euro. Ciao a tutti, io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997 e vi do come sempre il benvenuto su Binomania. Dopo aver recensito il Nikon Action Zoom 10-22x50 ero veramente curioso di provare questo modello ingrandimento fisso che considero probabilmente il più interessante della gamma, soprattutto per il birdwatching e l'osservazione della natura. Come sempre non mi limiterò a leggere la scheda tecnica perché l'ho utilizzato sul campo, nel birdwatching, nella osservazione del paesaggio, al crepuscolo e ovviamente anche sotto il cielo stellato. Inoltre vedrete numerose riprese che ho realizzato con la tecnica del digiscoping collegando un iPhone all'oculare del binocolo. In questo modo potrete giudicare direttamente la qualità delle immagini. Se il video vi sarà utile lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, è gratuito e al termine della visione trovate la recensione completa su binomania.it con fotografie, misure e tutti gli approfondimenti che non è stato possibile inserire all'interno del video. Adesso ragazzi sigla e iniziamo subito la prova sul campo. Il Nikon Action 10x42 è un classico binocolo a prismi di Porro e proprio come tutti gli strumenti di questo tipo offre una impugnatura molto naturale grazie alla maggior distanza tra i tubi ottici rispetto a un prisma a tetto. La prima cosa che mi ha colpito è stata la qualità costruttiva perché considerando un prezzo di 149 euro trasmette comunque una sensazione di robustezza davvero superiore a quella che ci si aspetterebbe. Lo scafo è realizzato in lega di alluminio e è completamente rivestito da una spessa armatura in gomma che va a proteggere totalmente il binocolo e offre nel contempo anche un ottimo grip. Mi è piaciuta soprattutto la trama più ruvida che è presente nella parte inferiore dei prismi che migliora ulteriormente la presa. Dal punto di vista ergonomico questo binocolo a prismi di Porro quindi continua come tutta la gamma Action a essere tra i miei preferiti in questa fascia. Le mani rimangono naturalmente distanziate, la presa è molto stabile e durante osservazioni prolungate si affaticano meno braccia e anche le spalle. Il peso che ho stimato è di 796 grammi, praticamente identico ai 790 grammi dichiarati da Nikon. La grande manopola di messa a fuoco è ben realizzata e offre anche un ottimo grip e personalmente mi sono trovato molto bene utilizzandola come vedete anche con il dito indice. Durante le prove la messa a fuoco si è dimostrata fluida e precisa, Nikon dichiara una distanza minima di 5 metri ma sul mio esemplare sono riuscito a mettere a fuoco già circa 3,80 m. Per passare da questa distanza all'infinito basta poco più di un giro completo della manopola, direi circa 370 gradi. Anche la regolazione diottrica è realizzata bene, è volutamente un po' frenata e questo evita di modificarla accidentalmente durante l'utilizzo. La trovate sull'oculare destro. Troviamo poi la classica filettatura per il collegamento al treppiede fotografico, un accessorio che vi potrei consigliare eventualmente nelle osservazioni paesaggistiche o naturalistiche prolungate e naturalmente nell'uso astronomico. Parliamo adesso ragazzi della parte ottica. La prima impressione osservando attraverso il Nikon Action 10x42 è stata positiva perché l'immagine appare naturale, con colori fedeli e una leggerissima dominante calda dei bianchi che personalmente, come ormai saprete, trovo molto piacevole durante l'osservazione naturalistica del paesaggio. Naturalmente non stiamo parlando di un Monarch HG
o di un binocolo di fascia alta, quindi non dovete aspettarvi lo stesso livello di nitidezza e di microcontrasto. Tuttavia, considerando il prezzo di acquisto di 149 euro, secondo me il risultato è assolutamente convincente. Come prevedibile non troviamo vetri ED, quindi a bassa dispersione. Nikon utilizza i suoi classici elementi EcoGlass privi di piombo e arsenico su un'ottica cromatica. Questa è una soluzione adottata ormai da molti anni che permette di ridurre l'impatto ambientale secondo le normative e senza penalizzare tantissimo la qualità ottica. Adesso vi parlo degli oculari. Secondo me gli oculari rappresentano uno degli aspetti più interessanti di questo binocolo entry level, perché il Nikon Action 10x42 offre un campo reale di 6,8 gradi pari a 119 metri a 1000 metri, quindi un campo apparente dichiarato di oltre 61 gradi. Il risultato è una visione ampia e coinvolgente, ideale per seguire la vifauna in volo e osservare anche i paesaggi. Mi è piaciuto poi molto il diametro delle lenti di campo degli oculari, perché è di circa 20 mm, decisamente di più rispetto a quelle dell'Action Zoom che mi pareva fossero di 16. Questo significa, ragazzi, un maggiore comfort durante l'osservazione e anche una minore tendenza all'appannamento. Con chi gli oculari sono più efficaci rispetto allo zoom. Sono del tipo twist up, quindi hanno 4 posizioni di arresto, funzionano bene e danno comunque una sensazione piacevole di robustezza. Per quanto riguarda i portatori di occhiali, Nikon dichiara un'estrazione pupillare di 16 mm circa. Personalmente consiglio comunque una prova pratica prima dell'acquisto, perché il comfort dipende sempre anche dalla montatura dei vostri occhiali e dalla conformazione del vostro viso. Infine ho una piccola osservazione sull'ergonomia, perché gli oculari, come state vedendo, sono piuttosto grandi e alla mia distanza interpupillare non ho avuto particolari problemi, però chi ha magari un viso più stretto, come ad esempio un ragazzo, una ragazza, o una distanza inferiore alla mia, quindi sotto i 65 mm, secondo me farebbe bene a provarlo nel proprio negoziante prima dell'acquisto. Come tutti gli Action, anche questo modello utilizza i classici prismi di Porro. Questa è una soluzione che, ve lo ribadisco, continuo ad apprezzare molto, perché a parità di prezzo permettono infatti di ottenere immagini luminose, immagini contrastate e soprattutto una maggiore sensazione di tridimensionalità rispetto a molti binocoli a tetto economici. Durante le sessioni del birdwatching nel bosco, nell'osservazione dei mammiferi, questa caratteristica rende la scena più tridimensionale, soprattutto a medio-breve distanza, e quindi facilita anche la percezione delle distanze. Esaminando la pupilla di uscita ho verificato una pupilla perfettamente circolare, direi, indice comunque di un buon progetto ottico. Si osserva soltanto una leggera vignettatura periferica e qualche piccolo riflesso interno, ma niente che comunque abbia poi influenzato realmente e totalmente l'osservazione sul campo. Concludo questa parte parlando poi di trattamenti ottici, perché Nikon utilizza rivestimenti multistrato antiriflesso su tutte le superfici. Come sempre ho effettuato il mio classico e molto artigianale test osservando il riflesso del mio volto sulle lenti. Insomma, qualche riflesso residuo è ancora presente, ma è assolutamente normale in un binocolo di questa fascia di prezzo. Le ottiche mostrano riflessi leggermente violacei sugli oculari e delle tonalità più verdastre sugli obiettivi. Un altro vantaggio poi dei prismi di Porro è che stelle, lampioni e faretti LED non mostrano i classici spike di diffrazione che sono tipici di molti binocoli a tetto, quindi definirei come un binocolo in grado di fornire immagini più pulite. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché al centro del campo è ben contenuta nella maggior parte delle condizioni di illuminazione e nella maggior parte delle osservazioni. È comunque ben gestibile, compare soltanto osservando soggetti molto contrastati, come ad esempio aironi bianchi, rapaci in controluce, oppure adesso guardando le fronde dei rami qui dietro su sfondo molto luminoso. Procedendo verso il bordo del campo, intorno al 60-70%, diventa invece più visibile il classico alone verde-violetto del cromatismo laterale. La curvatura di campo è presente, ma comunque anch'essa piuttosto contenuta.
ho iniziato a notare una perdita di nitidezza solo dall'80% del campo, direi, mantenendo quindi una buona leggibilità dei dettagli. È presente anche una lieve distorsione angolare a cuscinetto, che comunque è una scelta progettuale abbastanza comune per rendere più naturale il movimento durante la fase di panning. Anche nell'uso astronomico, tra poco ve ne parlerò nello specifico, il comportamento comunque è convincente, perché le stelle rimangono puntiformi nella parte centrale del campo, mentre verso il bordo, direi verso il 75 su stelle luminose 80, stelle diciamo più flebili, inizia a comparire un po' della coma e dell'astigmatismo. Nel birdwatching, secondo me il 10x42 è il modello più equilibrato di tutta la serie Action, perché abbiamo comunque una minima distanza di messa a fuoco di 3,80 m che è più che sufficiente nella maggior parte delle situazioni. La manopola permette di seguire abbastanza rapidamente anche i soggetti in movimento. Naturalmente non è il binocolo ideale se osservate abitualmente ad esempio un martin pescatore a 2 metri dentro un capanno. Quindi in questo caso direi di rivolgersi verso altri strumenti, ma per tutte le attività di birdwatching, chiamiamo così generico, svolge comunque egregiamente il proprio lavoro. Chi osserva spesso rapaci in controluce potrà notare però un leggero alone violetto sulle remiganti, ma per il resto campo visivo, luminosità e stabilità a mano libera secondo me sono convincenti. Nell'osservazione del paesaggio il Nikon Action 10x42 si è comportato bene, perché il campo non è perfettamente piatto, come vi ho già anticipato, ma durante l'utilizzo reale questo comunque è passato quasi inosservato. I 10 ingrandimenti poi rappresentano probabilmente il massimo valore che la maggior parte delle persone riesce ancora a gestire a mano libera. Non è il binocolo che sceglierei per lunghe escursioni, magari sulle montagne, dove preferirei magari un leggero 8x32 o un bel compatto stabilizzato della Nikon. Comunque a suo agio per brevi passeggiate, osservazioni dal balcone di casa, mare e montagna o anche visite ad esempio nelle oasi naturalistiche. Al crepuscolo ragazzi la fisica non perdona. Se siete molto giovani probabilmente mi orienterei verso il 7x50, mentre come me superati i 50 anni credo che il 10x50 rappresenti ancora il miglior compromesso della gamma. Detto questo, il 10x42 si difende davvero bene e permette di osservare comunque caprioli, cervi e altri mammiferi, l'ho fatto spesso in questi prati, fino a pochi minuti prima che i top di gamma inizino veramente a fare la differenza, e credetemi spesso queste differenze vengono un po' sopravvalutate. Uso astronomico. Anche se nasce per la natura, il Nikon Action 10x42 offre soddisfazione anche sotto il cielo. Personalmente, se dovessi acquistare un binocolo esclusivamente astronomico della serie Action, sceglierei o il 10x50 oppure il 16x50. Questo formato 10x42 permette comunque di osservare costellazioni a massi aperti e la Via Lattea, sempre dove l'inquinamento luminoso lo concede. Rispetto a un 8x42 poi offre un fondo leggermente più scuro, che è una caratteristica utile secondo me sotto cieli mediamente inquinati. La luna, come vedete, è piacevole da osservare, qui c'è anche un ingrandimento digitale con l'iPhone, mostra a volte un bordo violetto in fase piena, ma comunque ha una definizione che non è definibile per contrasto e nitidezza come i modelli premium, ma è molto soddisfacenti. Le stelle, come vi ho detto, sono puntiformi nella parte centrale del campo, mentre ai bordi compare un po' della coma e di astigmatismo. Per ottenere il massimo nell'uso astronomico vi consiglio di utilizzare o la filettatura e un bel treppiede, oppure semplicemente, come faccio io, belli comodi ragazzi, osservare sdraiati sopra un lettino solare. Quindi arrivati alla fine della prova potrei riassumere rapidamente secondo me quelli che sono i punti di forza e i limiti del Nikon Action 10x42. Tra i pregi metterei sicuramente, come avete capito, l'ottimo rapporto qualità-prezzo, una qualità costruttiva che è superiore alle aspettative e al prezzo, la classica ergonomia dei prismi di Porro, un campo visivo grandangolare quasi totalmente corretto, una messa a fuoco comunque onesta, un buon contenimento dell'aberrazione cromatica per essere un acromatico migliore di quanto mi aspettassi. Ho apprezzato anche gli oculari grandangolari con conchiglie twist up,
la buona luminosità nell'uso pratico e l'adattatore del treppiede fornito di serie. Comunque abbiamo una garanzia ufficiale Nital di ben 10 anni. Per quanto riguarda i limiti, ovviamente non è un binocolo impermeabilizzato, non è riempito in azoto e i bordi del campo diventano visibili un po' di cromatismo laterale e un po' di curvatura di campo rispetto magari a modelli più costosi sempre in casa Nikon. I portatori di occhiali dovrebbero far bene a utilizzarlo soprattutto se hanno una distanza interpupillare più piccola della mia, a provarlo prima dell'acquisto. In conclusione, il Nikon Action 10x42 mi ha convinto perché per circa 150 euro offre una qualità costruttiva, un'ergonomia e una resa ottica che nel complesso hanno superato le mie aspettative. Naturalmente non nasce per competere con strumenti come i Monarch M7, i Monarch HG o altri modelli premium, ma credo che sarebbe un confronto poco corretto visto la grande differenza di prezzo. Se cercate un binocolo robusto, affidabile e piacevole da utilizzare per il birdwatching, l'osservazione della natura, del paesaggio e anche qualche serata, diciamo così, sotto le stelle, ritengo che il Nikon Action 10x42 rappresenti attualmente una delle proposte più interessanti della sua categoria. E anche la dimostrazione che un buon binocolo classico con prismi di Porro può ancora comunque offrire tantissimo nonostante il mercato sia ormai dominato dai modelli a tetto anche nella fascia entry level. Io ringrazio Nital, distributore ufficiale Nikon per l'Italia, per avermi fornito il binocolo oggetto di questa prova. Come sempre desidero ricordarvi che tutte le impressioni e le valutazioni che avete ascoltato e che leggerete nell'articolo sono il risultato esclusivo della mia esperienza reale sul campo e non sono in alcun modo influenzate dal produttore o dal distributore. Se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e magari attivate la campanella per non perdere le prossime recensioni. Vi ricordo ancora una volta che su binomania.it trovate l'articolo completo con fotografie, tabella con la carta di mira, immagini in alta risoluzione, insomma tutti gli approfondimenti che per motivi di tempo non è stato possibile inserire in questo video. Inoltre, se volete seguirmi anche dietro le quinte, potreste abbonarvi a Binomania Inside. Vi lascio il link qui sotto in descrizione con tutte le spiegazioni del caso. Se avete domande o volete raccontarmi la vostra esperienza con i binocoli tipo Nikon Action 10x42, scrivetemelo qua sotto nei commenti e come sempre nei limiti di tempo sarò felice di rispondervi. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Insomma ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo prestissimo qui sul canale e su Binomania. Ciao a tutti e buone osservazioni.